Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene ragazzi, con il video di oggi andiamo a vedere che cambi arriveranno con l'ingresso di Mercurio in Acquario. Abbiamo due mazzi, il primo sono due mazzi giganti, tra l'altro, non so se vedete la misura rispetto alla mia mano. Primo mazzo, scelta numero 1, diciamo quello con la perla, e il secondo mazzo, la scelta numero 2, quello con il mandala. Ci vediamo nella vostra lettura. Benvenute alle persone che hanno scelto il primo mazzo. Andiamo a vedere qual è l'energia del prossimo periodo per voi. Tenete presente che la lettura è fatta per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'altra lettura, piuttosto che gli oroscopi mensili da integrare con questa. Nel caso vogliate contattarmi per una consulenza privata, trovate la mia mail sotto nella descrizione e sempre in descrizione trovate anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile. Queste 3, 4 volevano cadere. Cominciamo con un 3 di coppe, un 7 di spade, un 10 di spade, abbiamo un 10 di coppe, un re di denari e un 2 di spade, ragazzi. Allora, partiamo da questo 3 di coppe. In questo mazzo, nello specifico, sembra quasi che sia una richiesta di benestare da parte del re. Questi due giovani è come se fossero con il re a brindare e quasi chiedendo la sua benedizione, mi viene da dire. Credo che possa fare riferimento a come se fosse una relazione, una guida, un qualche tipo di riferimento che potrebbe cambiare. Andiamo a vedere con i mini tarocchi. Abbiamo un cavaliere di denari, otto di coppe e cavaliere di bastoni. È come se fino a questo momento aveste aspettato l'approvazione di qualcuno, il benestare di qualcuno. È come se in un determinato campo magari della vostra vita ehm, tendeste ad aspettare che gli altri vi dicano è la cosa giusta da fare, anch'io farei così, sì, mi sembra un'ottima scelta. È come se avessi bisogno che qualcuno ehm, dia una ragione rafforzativa per le vostre scelte. Ecco, questo sento che potrebbe effettivamente venire meno, cioè come se non ricercaste più l'approvazione del mondo esterno. Andiamo a vedere 7 di spade. Carro e re di pentacoli che avete già qui. Andiamo a vedere anche il 10 di spade. Ho la sensazione che potreste lasciare indietro una scelta che avevate fatto. È come se fino ad adesso aveste vissuto un certo tipo di realtà e con questo transito, considerato anche il 7 di spade, qualche cosa verrà a galla. Allora, Mercurio è il pianeta della parola, della comunicazione.
Qui abbiamo anche questo 7 di spade, io sento che verranno fuori le intenzioni di qualcuno in questo periodo. Andiamo a vedere il 10 di spade. Queste le tiro su, teniamo queste. Allora abbiamo la luna, un 2 di spade, un 9 di coppe e un 5 di bastoni. C'è qualcosa inerente al passato, a come avete vissuto fino ad adesso, che sicuramente cambierà. Considerata la luna e il 7 di spade, può esserci proprio un tema legato a quello che avete sempre tenuto dentro. È come se fosse giunto il momento di tirare fuori quella che è la vostra verità. Uscire da questa zona di stagnazione, da questa zona di fermo, anche da questa zona di insicurezza, perché normalmente chi aspetta il benestare di qualcuno, a meno che non siano questioni legali, però normalmente è perché c'è come una sorta di insicurezza di base. Sto facendo giusto, aspetta che sento quella persona lì che cosa farebbe, aspetta che sento quella persona là cosa mi consiglia, come una sorta di insicurezza nel fare il passo giusto. Però come l'idea che questo transito planetario vi aiuterà a trasformare questo tipo di atteggiamento. Allora, qui abbiamo sia il 2 di spade che la luna, sono due carte collegate alla luna, collegate a quello che non si vede e la luna è anche collegata alle paure e alle proiezioni. Quindi secondo me si tratta di cambiare il vostro modo di vedere una determinata situazione, una determinata relazione, magari potrebbe essere la vostra vita in generale, cioè del tipo ho vissuto un certo tipo di vita, adesso forse è ora che io cambi. C'è come una trasformazione di questa attesa, di questo star fermi fino a che gli altri non mi dicono ok. È come se diventaste più intraprendenti in un certo senso. Andiamo a vedere questo bellissimo 10 di coppe, 10 di denari, giustizia. Wow! Qui l'invito è di fare le cose alla luce del sole, ho come questa sensazione, perché quando c'è la giustizia parla di regolarizzare qualcosa, di ufficializzare, di contrattualizzare. Siccome abbiamo anche un 10 di pentacoli che ha anche lui un'energia di contratti, ho come l'idea che diciamo per trasformare questo tipo di atteggiamento in modo sicuro è come se qui le carte vi consigliassero o di appoggiarvi a una ditta, per esempio, già esistente, a una famiglia già esistente. Sono due 10 e parlano proprio di unione a livello familiare. Poi, se per voi risuona come una situazione lavorativa, può essere la famiglia intesa come gruppo di lavoro. Però io qui sento che è come se avessi bisogno di cercare l'unione più che la separazione. Cioè, non è il discorso aspetto che gli altri mi dicano se faccio bene o se faccio male, ma è faccio quella cosa lì e vedo chi mi sta dietro, chi mi segue, chi è d'accordo, chi lavora con me. Andiamo a vedere questo re. Giudizio. E regina di pentacoli. Con il giudizio si ha una presa di consapevolezza molto grande, molto grande. Può anche far riferimento a una chiamata sia di tipo spirituale che di tipo fisico. Andiamo a vedere anche il 2 di spade. 8 di pentacoli. E
sole. Voglio una carta per l'otto di pentacoli. Tre di coppe, che è la stessa energia con cui abbiamo iniziato. È come se ci fossero dei dubbi qua, ragazzi, ancora. Però, invece di magari cercare conferme, guida da un punto di vista esterno, è come se vi dicessero qui che avete voi le risposte dentro voi stessi. Con la carta del sole è un po' come se vi dicessero di seguire il vostro bambino interiore. Allora, se fosse una relazione, un tema di relazioni, per esempio, qui ci potrebbero essere effettivamente due persone interessate. Una delle due facilmente potreste essere voi, scusate, potrebbe essere sposata e ho come la sensazione che se dobbiate rompere una relazione con il o la terza in questione, quello che vi aiuterà sarà unirvi alla famiglia, trascorrere del tempo con i figli, con i parenti, creare come delle feste, diciamo organizzare dei momenti di incontro che vi possano così mantenere lontani da questa terza persona. Vi dico così perché c'è il 3 di coppe a inizio lettura e abbiamo il 3 di coppe anche alla fine della lettura. Quindi sembra quasi in realtà questo ho più la sensazione che sia riferito a degli amici. Come vi dicevo qui, no? Il fatto è di cercare rifugio negli affetti a voi, diciamo, vicini, che sì, può essere la famiglia affettiva, ma può essere anche la famiglia lavorativa, come vi ho accennato, no? Ci sono dei dubbi, delle questioni con questo sette di spade che effettivamente anche con la carta del giudizio potrebbero venire a galla. Se prima c'è come una proiezione, una paura, il fatto di non vederci chiaro, il fatto di aver sempre bisogno appunto di qualcuno di esterno che vi dica da che parte andare, ho come la sensazione che con questo transito planetario la cosa cesterà. Cioè è come se voi stessi deste delle regole a questa situazione piuttosto che a questa relazione. C'è un cambio, secondo me, perché è un 10 di spade, quindi è una carta di trasformazione. C'è un cambio per quello che riguarda gli obiettivi, c'è un cambio per quello che riguarda il modo di pensare, il modo di comportarsi e se prima non si sa bene da che parte andare, io ho come la sensazione che grazie a questo giudizio si vedrà chiaro. Probabilmente perché comunque si termina con un 2 di spade, quindi c'è ancora qualche cosa da risolvere, qualche dubbio, potrebbe essere qualche dubbio inerente ai figli, qualche discorso con il lavoro, per esempio, considerato che abbiamo un 8 di pentacoli, però tutto sommato è come se trovaste la soluzione ai vostri problemi, al vostro modo, diciamo, di affrontare le cose, come se cambiasse qualche cosa dentro di voi che vi dà come questa forza di agire e pensare da soli. Vi dico, qui abbiamo un re di pentacoli, il re di pentacoli è un re, quindi ha raggiunto un certo tipo di risultato, un certo tipo di obiettivo. Ehm, e secondo me, ragazzi, qua è il caso di iniziare a educare le persone che sono intorno a voi per questa nuova realtà. Date voi le nuove regole. Se non potete, per X motivi, con la carta della giustizia, il consiglio qui è di magari proprio creare come dei contratti legali che possano tutelare voi, la vostra famiglia, i figli, insomma, ho come l'idea che ci sia qualche cosa che debba essere regolarizzato. Nel caso fosse una situazione romantica, ma sì, ma sento che è come se si partisse da una situazione a tre dove voi non capite bene cosa fare. Può anche essere una situazione a tre con, per esempio, ho due offerte di lavoro,
ok? Quindi ci sono io e le 2 offerte di lavoro. Che cosa scelgo? E è come se cercasse sempre questa conferma nelle persone vicino a voi. Invece qua si tratta di sentirvi uniti con le persone che sono vicino a voi, ma mantenere la vostra capacità di discernimento per quello che riguarda le vostre scelte. Vi dico, terminiamo con un sole, che è una carta molto bella, è una carta di espansione, è una carta che mi parla di qualche cosa che cresce, mi parla di protezione, di forza, di salute fisica anche. Quindi, qualsiasi sia la vostra scelta, meditata durante questo periodo, sento che sarà una scelta per il vostro più alto bene. Con la carta del giudizio vi dirò, ci potrebbe anche essere qualche telefonata che arriva dal passato, perché anche qui abbiamo la luna. Se invece fosse una questione lavorativa, per esempio, ho la sensazione che anche qui è come se ci fosse da scegliere tra 2 clienti, potrebbe essere tra 2 dipendenti. Ehm, e il consiglio qua è di prendere una decisione che sia per il più alto bene di tutti, che possa effettivamente far espandere questa situazione lavorativa. Devo dire che vedo ricchezza dopo questo transito, cioè diciamo alla fine di questo transito c'è come una nuova ricchezza che non è detto che sia monetaria, però avendo il 10 di pentacoli, re e regina di pentacoli, è facile che ci sia come un ingresso monetario in più, potrebbe essere un'eredità, potrebbe essere... Sento che avete bisogno di condividere, ma condividere non... Perché con questa carta io vedo una persona sopra e una persona sotto, quella sotto chiede a quella sopra. Qua è come se fossero le persone tutte sedute in una tavola rotonda che si confrontano, quindi come se fosse un confronto alla pari. È come se vi impoderaste, mi stava venendo in spagnolo. È come se prendeste il vostro potere. E che in spagnolo rende proprio bene l'idea, empoderarsi, riprendere il proprio potere personale. Ok, devo dire che tutto sommato, ragazzi, finisce con più chiarezza mentale. Diciamo che questo transito sarà l'inizio di una trasformazione dentro di voi che vivrete, secondo me, in un modo più calmo rispetto al solito, in un modo più tranquillo, se vogliamo. Allora, adesso andiamo a vedere quale potrebbe essere una difficoltà del periodo che state vivendo. Verifico se il mio desiderio è motivato da una paura o da una necessità. Quindi appunto ho paura di fare la scelta sbagliata oppure ho bisogno che qualcuno mi guidi, per esempio. Adesso andiamo a vedere qualche credenza che potreste avere, potrebbe risuonare come no. Perché ho paura di essere giudicato o criticato. La paura qua già si ripete 2 volte, abbiamo la carta della luna, come se qualcuno qui avesse paura di sbagliare e di conseguenza chiede il benestare, chiede l'approvazione di qualcun altro. E adesso andiamo a vedere perché mi è difficile provare compassione. Wow! Questa potrebbe essere la compassione nei vostri confronti, non necessariamente negli altri, però se siete persone che giudicano e criticano parecchio gli errori degli altri, è per questo motivo che voi avete paura di essere giudicati o criticati, perché siete i primi a farlo. Normalmente, quando noi abbiamo un atteggiamento nei confronti di qualcun altro, noi stessi siamo i primi a subirlo, cioè ho la tendenza a giudicare, sono la prima che si giudica. Ho la tendenza a deridere, sono la prima che si deride, si sminuisce, si... come vi posso dire, si flagella. Quindi riconoscere l'atteggiamento dentro di noi o riconoscere l'atteggiamento negli altri fa sì che lo si possa lavorare nei 2 sensi. Quindi se lo riconosco dentro di me, lo lavoro prima con me, poi con gli altri. Se lo riconosco negli altri, prima lo lavoro dentro di me e poi automaticamente anche con gli altri cambia il mio atteggiamento, ok?
Bene ragazzi, andiamo a vedere un oracolo dei semistellari. Gratitudine. L'universo, l'amore universale brilla attraverso i miracoli della vita tutto intorno a te. È come se vi dicessero tutto un miracolo, qualsiasi cosa, le cose belle ma anche le cose brutte, perché le cose brutte, tra virgolette brutte, ci forzano, ci obbligano a cambiare, a migliorare. Guardate ragazzi, tutto sommato lo vedo un transito positivo per voi, sicuramente porterà della ricchezza, potrebbe essere ricchezza di affetti, ricchezza di idee, ricchezza di presa di consapevolezza e di potere personale. Ho come questa sensazione, ok? È come se da figli vi trasformaste in genitori di voi stessi, in questo senso, invece che aspettare sempre che qualcun altro vi dica, agite un po' per conto vostro. Tenete presente che non ci sono sbagli, nella vita non ci sono errori, sono esperienze. Nella vita o si vince o si impara, non c'è il perdere, ok? Perché quando succede qualcosa di poco, diciamo, bello, noi abbiamo la possibilità di imparare, è quello che l'universo ci manda per evolverci. Cari amici della prima scelta, io spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti, che a me piace sempre leggerli. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video. E se volete iniziare un percorso di crescita con me, lavorando sulle credenze limitanti, vi basta scrivermi una mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona. Diversamente, lo stesso tema lo tratto in modo un po' più, diciamo, leggero nella sezione degli abbonati e lì tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, parlo di chakra, insomma, è tutto quello che è servito a me per migliorare, per evolvermi nella vita e io lo metto a disposizione vostra, insomma. I titoli dei video comunque si vedono, se volete dare un'occhiata ai temi che vado via trattando, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto. Detto questo ragazzi io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenute alle persone che hanno scelto il mazzo 2 con il mandala, anche per voi andiamo a vedere che cambi porterà questo transito di Mercurio nel prossimo periodo. Questo è un mazzo gigante, mi scivola sempre dalle mani. Tenete presente ragazzi che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'altra lettura oppure i segni zodiacali che pubblico mese per mese. Ok? Nel caso vogliate contattarmi, la mia email la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche i link ai corsi gratuiti presenti sul mio canale. Ho tutte le carte girate, guardate, portate pazienza un attimo, mi piace iniziare con tutte le carte girate nel senso giusto. Ok, le ho messe a posto, portate pazienza. Di solito lo faccio prima della lettura ma non mi sono accorta che erano girate al contrario. Ok, allora nel caso ragazzi vogliate contattarmi, la mia email è qui, la trovate anche sotto nella descrizione e in descrizione ci sono anche i video gratuiti presenti sul canale, che sono due, uno un corso base di metafisica e l'altro un corso base di tarocchi. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia di questo cambio planetario. Partiamo da un 9 di coppe. Abbiamo un re di spade, un fante di spade, un asso di coppe, un 4 di coppe e la forza. Bene ragazzi, partiamo con questo 9 di coppe. Il 9 di coppe di solito è una carta che parla di un certo benessere, dove di solito ci si sta godendo i risultati raggiunti. Andiamo a vederlo. Mago, morte, 7 di bastoni e asso di
pentacoli, 2-1. Ho come l'idea che qui potrebbe esserci stato come un inizio o come se voi vi steste approcciando ad un nuovo inizio, perché anche la morte è comunque una carta che mi parla di cambi, eh? Andiamo a vedere il re di spade. Sette di coppe e temperanza. Voglio andare a vedere anche il fante di spade, 7 di spade, e fante di pentacoli. Allora, io qui ho la sensazione che qualcuno pensi o creda di essere in una zona di sicurezza prima di questo cambio planetario. È come se ci fosse qualche cosa che vi fa stare al caldo. mm? Probabilmente la situazione che state vivendo è una situazione effettivamente magari appagante, ma come se avessi bisogno di qualche cosa in più, di una scintilla, di qualche cosa che spinge, mi viene da dire, in avanti la vostra vita o questa particolare situazione. Diciamo che con questo re di spade quello che vi chiedono le carte è di diventare un po' più determinati. Il fatto che il 7 di coppe sia il contrario mi dice di scendere dalle nuvole, per la serie che qui magari avete avuto, perché il 9 di coppe è una carta, scusate, è una carta collegata ai sogni. E con il 7 di coppe al contrario come l'idea che dobbiate un pochettino scendere da questa nuvoletta ed effettivamente creare come una regola per riuscire a portare avanti questo sogno piuttosto che a iniziarlo, cambiarlo, trasformarlo, materializzarlo, perché potrebbe anche essere semplicemente un sogno nella vostra testa che in questo prossimo periodo potrebbe iniziare a materializzarsi. Potrebbe perché? Perché in realtà anche vedendo queste carte sento che vi mancano come dei dati, vi mancano delle informazioni, vi manca, potrebbe anche essere un consulente che vi aiuta a capire quale sia la scelta migliore per voi, può essere che manchi proprio una certa capacità amministrativa, mi viene da dire. mm? Diciamo che è come se in questo periodo voi imparaste a gestire determinate cose. Il re di spade è un archetipo di una figura che comanda, controlla, tiene sempre tutto in ordine, fa le revisioni di budget, fa come si chiamano i pre-budget? I budget preventivi e i budget consuntivi. È come un avere tutto sotto controllo, ma ho la sensazione che non sia proprio nelle vostre corde e che sia un'attitudine, un atteggiamento che andrete effettivamente a imparare nel prossimo periodo. Vi devo dire che se le cose fino a questo momento sono state un po' così rallentate, è facile che con questo transito le cose prendano velocità. C'è anche quel 7 di spade, anzi datemi una carta per il 7 di spade, perché quando il 7 di spade è al contrario ci potrebbe essere come la scoperta di certe cose che ci si stava nascondendo, è un po' la caduta dell'ego anche quello. Allora, io non lo so se state aspettando che ci sia qualcun altro che vi aiuti a prendere in mano questo cambio, a prendere in mano questa trasformazione, ma ho la sensazione che dobbiate sbrogliarvela da soli. Perché qui sì abbiamo un cavaliere di coppe, ma è vicino un 7 di spade, quindi o qui qualcuno sta aspettando che un'altra persona si muova, che un'altra persona corra in aiuto, che arrivi l'offerta di tutta la vita. E invece qui, avendo due fanti e comunque due assi qui e anche un asso qui, quello che mi suggeriscono le carte è che questa impresa sia abbastanza nuova per voi, o il fatto di farlo da soli, o magari come tipo di progetto è nuovo, come tipo di ideale, però avete i due fanti che studiano, quindi
È come se avessi bisogno di espandere la vostra conoscenza, sia a livello contabile, magari, sia a livello monetario, potrebbe essere di marketing, sia a livello di dinamiche di comportamento, mi verrebbe da dire, perché abbiamo questo fante di spade che è l'osservatore, colui che osserva le cose come si evolvono e poi trae le sue conclusioni. Comunque sono due carte che indicano come un inizio, un approccio, un qualcosa di nuovo che va sviluppato. E avendo il re di spade ho come la sensazione che sarà, come vi posso dire, non a compartimenti stagni, però cioè il vostro focus sarà indistraibile, cioè nessuno vi potrà distrarre da quello che volete raggiungere. Adesso andiamo a vedere l'asso di coppe. Cavaliere di spade. Queste le tolgo. Cavaliere di spade, 10 di coppe e asso di spade. Secondo me qui la comunicazione è la chiave. Parlare in modo sincero, in modo onesto con gli altri o l'altra persona. Ci potrebbe essere effettivamente una questione con un gruppo, vi dirò. Però secondo me qua il trucco è non farsi prendere dal panico, piuttosto rallentate, però condividete quello che voi vedete, quello che voi osservate, quello che voi volete fare, quelli che sono le vostre intenzioni, condividetele con il gruppo che vi sta di fianco, che potrebbe essere sia una famiglia affettiva, ma potrebbe anche essere una famiglia d'anime piuttosto che una famiglia lavorativa. E qui, vedendo questo asso di coppe, mi viene da dirvi, è come se avessi bisogno di semplicemente aprire il cuore e dire allora le cose stanno così, io ho pensato di fare così e sentire un attimino quali sono le voci che risuonano con voi, mi viene da dire. Ok, andiamo a vedere questo 4 di coppe. Abbiamo un re di coppe, un 6 di coppe. 6 di coppe è di nuovo un'altra carta che mi parla di sogno, esattamente come il 9 di coppe. Sembra che abbiate un sogno, che stiate tentando di concretizzarlo, ma è come se vi mancasse l'ordine, la struttura, il controllo, magari su di voi, magari sulla situazione, magari su il mercato, per dire, adesso dipende da quale sia il vostro sogno, però questo re mi dice che avete bisogno di creare un ordine, una struttura, un programma e di farlo espandere. Diventate osservatori di come avete impostato voi le cose e poi cercate di capire che cos'è che può essere migliorato secondo me. Voglio un'altra carta per questo re di coppe. 10 di pentacoli. È come se non vedeste altra soluzione se non aggregarvi, fare delle associazioni con qualcuno. Potrebbe esserci come una paura di fare le cose da soli, o la paura di non riuscire, o magari qualcuno non sa come fare, appunto perché mancano informazioni, mancano dati. Però vi dico, secondo me nel prossimo periodo inizierete perlomeno a informarvi, se non è, diciamo, il percorso di studi, piuttosto che, non so, un corso online, è come se iniziaste anche magari in modo gratuito a farvi una formazione, come vi dicevo prima, in temi di marketing, in temi economici, in temi di strategie di mercato. Andiamo a vedere la forza. 4 di pentacoli. Due di spade. Voglio un'altra carta per questo 2 di spade. Fante di nuovo di spade. Allora, finire con la forza è una bella fine,
Perché la forza è una bella carta, è una carta di apertura, è una carta di espansione, è una carta di forza fisica, mentale, morale. È una carta che indica che una scelta è fatta per il nostro più alto bene, come se fosse una scelta superata con successo. Vi dico, qui è come se ci fosse un sogno, un qualche cosa che volete concretizzare. Può anche essere che qualcuno avesse un sogno che bisogna in qualche modo trasformare con l'aiuto di qualcuno o con degli studi. Cioè, vi faccio un esempio, voglio vendere una crema per le mani, vi faccio un esempio come un altro, come azienda, e devo tipo lasciare indietro l'idea di fare il flacone grande, perché qui studiando il mercato, studiando le cose, viene fuori che è più facilmente vendibile il flacone da borsetta, ipotesi, no? E quindi c'è come un cambio in questo senso per raggiungere quello che voi volete. Se fosse una situazione romantica, io qui ho come l'idea che dobbiate irrigidire un po' la situazione a livello di regole casalinghe e dall'altra parte ammorbidire il cuore. Cioè, è come se dovesse trovare un nuovo equilibrio all'interno della coppia. Questo re di coppe per qualcuno può far riferimento ad una guida a livello di, ehm, come vi posso dire, mediatore, ecco, tra voi e magari un'azienda, tra voi e il o la partner, tra voi e la famiglia, perché comunque qui abbiamo sia il 10 di pentacoli che il 10 di coppe. Tutto sommato io ho come la sensazione che sarà un periodo dove raccoglierete un sacco di dati, di informazioni, ne scoprirete delle belle. Avete un 7 di spade al contrario, quindi qui potrebbe anche venire fuori qualche falsa promessa. Non scappate, ecco, un consiglio che vi posso dare è non scappate da quello che non sapete gestire, ma piuttosto cercate qualcuno che vi aiuti a gestire quello che non sapete fare da soli. Vi dico, in questo caso con i 6 di coppe potrebbe anche essere una persona del passato che vi viene in aiuto, una persona con la quale siete cresciuti. Facilmente può essere un familiare per qualcuno, un padre, magari uno zio, un capo anche. Fatemi sapere poi come vi risuona nei commenti, ragazzi. Ok, comunque tutto sommato vedo che con la carta della forza alla fine della lettura c'è un buon esito, è come se foste effettivamente più forti alla fine del periodo. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere ehm, come, diciamo così, dei pensieri su cui voi potreste meditare. Allora, andiamo a vedere quale potrebbe essere una difficoltà di questo momento. Perché mi è difficile essere prospero? Quindi qui ci potrebbe essere una mentalità di scarsità e ve ne rendete conto quando, per esempio, dovete comprare e la prima cosa che guardate, invece che dare un valore alla qualità del prodotto piuttosto che ai servizi dell'azienda, guardate il prezzo. E poi questo è perché mi è difficile disimpegnarmi, e qui mi verrebbe da dire delegare, togliermi certi impegni o togliermi da certe grane anche, no? Potrebbe essere. Ok, andiamo a vedere quale potrebbe essere una credenza limitante del periodo. Perché mi credo responsabile della felicità altrui. Soprattutto se siete in gruppo, magari un gruppo di lavoro, e voi siete i titolari, ci potrebbe essere come questo pensiero di credere di essere responsabili per la felicità altrui. Capita molto anche in coppia, capita molto anche in coppia. Però, siccome noi siamo responsabili della nostra felicità e nessun altro ha il compito barra dovere di renderci felici, la stessa cosa vale poi anche con gli altri. Ognuno di noi è responsabile solo per la propria felicità, per la propria vita, per le proprie decisioni.
Ok, andiamo a vedere adesso un pensiero su cui potreste meditare. Mi consento di aver paura sapendo che tutto è temporaneo. Wow! Bellissima carta. Non c'è niente di male ad aver paura. L'importante è essere consapevoli che io ho una paura, ovvero essere consapevoli di qual è la mia paura, perché non va schiacciata in fondo, perché così si trasforma in zona d'ombra, ma va semplicemente presa in considerazione, presa sotto braccetto, ragazzi, dovete prendere la paura sotto braccio e diciamo andare avanti nella vita accompagnandola, mi viene da dire, perché se la si lascia indietro diventa sempre più grande, si espande, ho come questa sensazione. Diventa zona d'ombra, no? Come vi dicevo prima. Andiamo a vedere ancora un oracolo dei semistellari. Celebrazione. Celebra i tuoi risultati, sei veramente un regalo dell'universo. Wow! Una cosa che sì, a me fa bene, soprattutto quando sono giù di morale, comincio ad elencarmi tutto quello attraverso cui sono passata e che ho vinto. Vinto nel senso che ho superato il momento difficile. Ok? È come se fosse come vi posso dire? Un eflebo motivazionale. Ok? Quindi quando siete un po' giù, quando avete paura di non riuscire ad affrontare qualche situazione, fatevi una carrellata di tutto quello che avete superato per darvi forza e un'altra cosa che vi posso dire, che è quello che mi dico io nei momenti difficili, è tutto quello che l'universo mi manda è perché lo posso sostenere, perché le cose arrivano quando noi siamo pronti, sia a livello di traumi, sia a livello di esperienze, diciamo, di vita da elaborare per questioni di karma, sia per quello che riguarda il bello, quando noi vogliamo qualche cosa, normalmente arriva quando noi siamo pronti. Bene ragazzi, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo comunque sapere nei commenti perché a me piace sempre leggerli. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video, lasciate una piccola donazione, insomma, quello che vi pare. Se volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove spiego come lavoro con le credenze limitanti. Diversamente, se volete andare a vostro ritmo, c'è anche la parte degli abbonati da poter consultare. Nella sezione degli abbonamenti tratto comunque le credenze limitanti, ma tratto anche altri temi di metafisica, metamedicina, come integrare le zone d'ombra, insomma, lavoro sui tre livelli, corpo, mente e spirito, ok? Date un'occhiata, i titoli dei video sono pubblici, si vedono, vi basta entrare nella playlist con la copertina lilla. Bene, detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!